Sapete qual è il triangolo amoroso più famoso della storia della musica classica? Era il 1853 e qualcuno suonò alla porta di casa Schumann. Era un giovane pianista di 20 anni, Johannes Brahms. Il grande compositore Robert Schumann si innamorò di quel giovane. Avrebbe scritto su di lui articoli entusiasti, presentandolo come una vera rivelazione. Brahms si mise al pianoforte a suonare e Schumann si affrettò a chiamare sua moglie Clara, che era una grande pianista. Brahms alzò lo sguardo dallo spartito e incontrò lo sguardo di lei per la prima volta. Fu così che tutto ebbe inizio. La sinfonia numero 4 di Johannes Brahms del 1885 inizia con un tema ansante, accorato. È una figura che nella retorica barocca si chiama suspiratio. Le pause interrompono il discorso musicale come dei sospiri, dando l'idea di un discorso affannoso, interrotto, agitato. Questo gesto musicale iniziale è tipico del recitativo barocco. Ascoltate questo famoso recitativo dalla cantata 140 di Bach. Ihr kommt, der Bräutigam kommt. Brahms è un compositore che studia e si ispira alla musica antica. La musica di Brahms è basata su una continua variazione del materiale musicale. I temi si ripresentano continuamente variati e variano costantemente, pur rimanendo simili a se stessi. Notate come il primo tema della sinfonia venga variato già all'inizio. I legni, infatti, lo ribadiscono, però con una ritmica sincopata e interrotta, che tra l'altro rafforza quest'idea di agitazione emotiva. Questo senso di affannoso struggimento si unisce alla struttura della melodia del tema, costituita da frasi che si contraddicono a vicenda, un intervallo discendente, poi uno ascendente e così via. La melodia pare tormentata, indecisa, tentennante. Nel passaggio successivo emergono sonorità esotiche, zigane, un'altra caratteristica tipica dello stile di Brahms. Queste alterazioni spesso in Brahms sottendono una scala molto particolare, la scala minore ungherese o scala zigana. Sul compositore ebbe una grande influenza il violinista ungherese Remenyi, maestro dello stile zigano. Sono le stesse sonorità che Brahms esplorerà nelle sue danze ungheresi. Clara e Robert Schumann erano sposati da 14 anni e avevano 8 figli. Lei era una compositrice e pianista affermata, molto più famosa di suo marito, probabilmente la più grande musicista donna dell'Ottocento. I due erano riusciti a sposarsi solo dopo un'aspra battaglia legale con il padre di lei, che si era sempre opposto a quell'unione. Ma nel 1854 la vita di Clara venne sconvolta dalla malattia del marito. Robert tentò il suicidio e venne internato in manicomio. A quel punto il loro pupillo, Brahms, le rimase vicino. Lei era più grande di lui di 17 anni e molto più esperta, la sua mentore, la sua maestra di musica. Lui viveva a casa Schumann, badava ai bambini mentre lei era impegnata con i concerti. E fu allora che tra Brahms e Clara nacque un amore profondo, eterno, ma irrealizzabile.
Come dicevo, il tema iniziale della quarta di Brahms viene variato decine di volte durante la sinfonia e ricompare trasfigurato. Lo ascoltiamo, per esempio, reso attraverso queste ottave spezzate, mentre i legni lo accompagnano misteriosamente con queste linee sinuose. A questo punto una fanfara marziale introduce il secondo tema della sinfonia, affidato a violoncelli e corni. È un tema maestosamente tragico e, di nuovo, dal sapore esotico, zigano. Il ritmo, infatti, che l'accompagna suona molto gypsy, o come scrive Brahms in alcune sue composizioni, alla zingarese. Sembra quasi il ritmo di un tango. Notate poi questa estetica costruttivistica tipica di Brahms, che egli riprende dalla musica antica e barocca. Il secondo tema è accompagnato da questi arpeggi discendenti di terze, che non sono nient'altro che il primo tema della sinfonia. Infatti quel tema era costituito da una serie di intervalli di terza, solo disposti in modo diverso. In questo periodo nella musica europea era in atto una battaglia, la guerra dei romantici. Da un lato gli innovatori come Wagner o Liszt, che sostenevano le nuove forme della musica a programma, musica ispirata a immagini o a storie. Dall'altro i conservatori come Brahms, che praticavano la musica pura e si concentravano sui rapporti formali interni della composizione. Anni dopo, però, Schoenberg, nel famoso saggio Brahms il progressivo, contenuto in Stile e Idea, rivaluterà la figura di Brahms, descrivendolo come un progressista e anticipatore del Novecento. Improvvisamente, nel primo movimento della quarta di Brahms, la musica si blocca interdetta su lunghe note tenute, attraversate da un alone di mistero, questo pulviscolo di crome, su un accordo di settima diminuita. L'accordo di settima diminuita è armonicamente ambiguo e spesso è associato al mistero. Ne abbiamo parlato nel video sulla Moldava di Smetana. È l'accordo che ascoltiamo nel Rigoletto di Verdi, mentre il vecchio deforme alla luce spettrale della luna si aggira circospetto per le strade nebbiose di Mantova, avvolte dalle ombre. Brahms e Clara vissero insieme per 2 anni e poi restarono in contatto per tutta la vita, per i 40 anni successivi. Nessuno dei due si sposò mai, fino alla fine dei loro giorni. Nel 1955 lui le scriverà: «È diventato sempre più difficile abituarsi a stare lontano da voi». Nel 1956 le scrive: «Vorrei essere capace di scrivervi quanto profondamente io vi amo». Per tutta la vita Brahms le sottoporrà le proprie composizioni in cerca di consigli, suggerimenti e approvazione. Lei era molto più affermata di lui e lo correggeva e lo incoraggiava a continuare a comporre. A un certo punto i due decisero di comune accordo di bruciare tutte le loro lettere. Ma ne sopravvissero comunque 700, salvate dalle fiamme dalla figlia di Clara, Marie. Alla fine del primo movimento della quarta di Brahms, l'elemento misterioso, il pulviscolo di crome, si alterna agli altri elementi che abbiamo ascoltato, come l'eroica fanfara.
Qualcosa cerca di emergere da questa nebbiolina. È un tema ancora indistinto. Alla fine il tema viene alla luce e ci colpisce come un ricordo che riemerge improvvisamente dall'abisso della memoria. Brahms si consumava tra l'amore che provava per Clara e il rispetto che serbava a lei e a Robert Schumann. Nella musica del compositore sembra di rivedere questo contrasto, nella tensione tra lo straripante sentimento romantico e la sublimazione apollinea della forma brahmsiana estremamente coerente. Clara, nel suo ultimo concerto, eseguì le variazioni su un tema di Handel, una delle ultime composizioni di Brahms. Lei morì nel 96 e lui la seguì l'anno dopo. Se il video vi è piaciuto, vi invito a recuperare tutte le mie analisi musicali, dal secondo concerto per pianoforte e orchestra di Rachmaninoff alla seconda sinfonia di Mahler, fino all'Uccello di fuoco di Stravinsky. Potete trovare tutto in una playlist che vi metterò in descrizione e nel primo commento. Guardateli tutti e poi fatemi sapere nei commenti qual è secondo voi il brano più grandioso mai composto. Vi invito a iscrivervi al canale e ringrazio tutti gli abbonati e i donatori. Io vi saluto, alla prossima.